Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Io sono Maurizio, il vostro manager su YouTube, Mr. Manager. Sì, ho fatto una cosa che aspettavo da tempo, avevo rimandato da un po' di tempo. Sono tornato al mondo Macintosh. Dico Macintosh, non Apple, perché il mio primo Mac è stato, credo, nel 1985 o qualcosa del genere. Era un Macintosh Plus, computer, tanti bei ricordi, insomma. Io ho sempre tenuto Macintosh, tant'è vero che anche quando sono passato al Windows si riconosce l'utente Mac perché hai sempre il cestino in basso a destra organizzato nella scrivania. Per cui ho deciso di tornare alle origini. Interazioni. Ciao Enzo, no, ho preso un MacBook Air con processore M2. Non tutti sono a favore di questo computer, ho letto varie recensioni e cosa, però alla fine aveva senso fare il passaggio anche perché c'erano dei buoni prezzi, devo dire, su Amazon, quindi mi sono regalato questa macchina che devo dire è un gioiellino. Sto ancora un po' battagliando anche perché ho ora un setup misto perché ho ancora telefono Android spostato su sistema Mac e quindi devo lavorarci un po'. Però devo dire che si sta facendo notare. Ho riscontrato un po' di problemini del tipo problemi con l'installazione di Trader Workstation, che è la piattaforma di investimenti e trading di Interactive Brokers. Lì ci sono un po' di problemi. C'è stato qualche altro software che ha richiesto un po' di allineamento, però pezzo pezzo ci stiamo arrivando, insomma. Mi do un paio di settimane, infatti tengo i due computer in parallelo con la migrazione e via discorrendo. Allora, vi dicevo, in questa settimana ci sono state delle belle interazioni e anche un po' di spunti di riflessione. Come sapete, ho iniziato in maniera più strutturata a fare a offrire il servizio di consulenza di carriera, career coaching, e devo dire che ci sono state delle interazioni molto interessanti con le persone che sto seguendo, che mi hanno anche fatto riflettere su alcune cose su cui ci si deve concentrare maggiormente, sia lato chi si sta approcciando al mondo del lavoro, quindi laureati, laureandi, sia chi è già nel mondo del lavoro. Mi è piaciuto interagire in queste discussioni perché mi sono accorto di quanto sia necessario aprire a chi si è formato e sta lavorando in Italia quello che è cioè dare una finestra su quello che è il modo di approcciare soprattutto all'estero. Una delle cose che mi capita più spesso di discutere, per esempio, è il discorso del concetto dei titoli di studio in sequenza. Ne avevamo anche parlato con Davide Cervellin e Andrea Zanon, se vi ricordate. E quella per me è una delle cose più importanti da trasmettere come messaggio. In Italia c'è molto la percezione del ho fatto la triennale, quindi ho preso mezza laurea e devo fare la specialistica prima di essere combat ready per il mondo del lavoro. È una cosa che ho ripetuto più volte e bisogna veramente sradicare questo approccio, cioè bisogna capire che la triennale è una laurea. In Italia c'è questo modo di pensare, questa forma mentis del step 1, step 2, step 3 obbligatorio, ma nel mondo del lavoro, soprattutto se avete intenzione di fare una carriera in multinazionali, una carriera in un contesto internazionale, vi confronterete con persone che invece con la triennale si lanciano sul mondo del lavoro. E quindi quello che mi è capitato è di parlare con due persone in particolare che sono veramente a un passo dalla laurea, quindi in un caso esami completamente tutti fatti e soltanto l'elaborazione della tesi finale, nell'altro caso manca meno di un anno. E io quello che ho spiegato è che non è necessario aspettare per fare tutte quante le cose in sequenza, cioè se tu hai finito tutti gli esami, non è che ci sarà qualcosa che imparerai durante la tesi che può fare la differenza per il mondo del lavoro, a meno che tu non stia facendo una tesi in un'azienda che poi ha intenzione di prenderti. Però uno dei punti fondamentali è non sottovalutate quello che voi avete già come titolo di studio, cioè la laurea, la triennale, e quindi potete tranquillamente approcciarvi al mondo del lavoro, potete tranquillamente fare delle analisi e fare delle application per delle posizioni dove mettete che avete già la triennale e che
il conseguimento del master degree è atteso per il marzo 2023 e giugno 2023, cioè non c'è nessun motivo per aspettare di fare le cose in sequenza. Quindi vado, mi laureo, dopo la laurea inizio a fare le application, ci vorranno 3-6 mesi e quindi ho questo buco. Potete tranquillamente farle a monte e questo vi permette potenzialmente anche di arrivare che iniziate a fare le application oggi, preparate la tesi e quindi quando a marzo-giugno vi laureate avrete immediatamente la posizione lavorativa che vi aspetta. O meglio ancora, la tesi potreste cercare di farla in collaborazione con un'azienda che vi sta dando opportunità per il futuro. Ciao Antonio, live che calza a pennello dato che mi sono laureato ieri pomeriggio. Oh, auguroni Antonio! In che cosa? Facci sapere in cosa e dove ci dobbiamo presentare per l'aperitivo offerto per festeggiare. E quindi sì, questo è un punto per me davvero fondamentale, tenete a mente che c'è veramente molto da fare. Questo si collega anche all'altro punto su cui mi viene sempre chiesto come avvicinare le aziende. Quando vi approcciate al mondo del lavoro da neolaureati o laureandi, ricordatevi che ci sono 3 cose che si possono fare. La prima è la più semplice, il affrontare il mondo del lavoro, quindi fare ricerche su posizioni aperte e quindi o usate dei motori di ricerca che sono aggregatori di offerte, ovviamente LinkedIn, per esempio per la Svizzera Indeed.ch, ma c'è anche Indeed per le altre nazioni, insomma questi motori dove vengono raccolte tutte quante le offerte presenti sul mercato in quel momento e questo è proprio il cerco una posizione lavorativa in cui, come dicevamo prima, posso benissimo dire guardate che sono prossimo alla laurea, quindi possiamo già chiudere tutto quello che c'è da chiudere. L'altra cosa è il discorso dell'internship, quindi un periodo passato in azienda per fare esperienza. Ovviamente in Italia i parametri sono un po' diversi a livello di trattamento economico, in altre nazioni l'internship è pagato quasi come uno stipendio. Una cosa per la quale vi consiglio di cercare le varie opportunità è quello che alcune aziende chiamano Young Talent Program. Ogni azienda ha il suo modo di chiamarlo, però fondamentalmente di che si tratta? Le grandi aziende spesso hanno delle collaborazioni con università oppure questi programmi dove giovani talenti, quindi persone che si sono laureate in maniera brillante, con buoni voti o in tempo, comunque facendo delle tesi molto interessanti, vengono presi in azienda, tipicamente se ne prende, che ne so, una decina di questi ragazzi e per un anno vengono tenuti non inquadrati come dipendenti, però fondamentalmente lavorano da dipendenti, quindi hanno comunque un contratto che gli permette di vivere dignitosamente. E la cosa più interessante di questi programmi è che si fa un programma di rotazione, per cui io in un anno potrò stare 3 mesi nella divisione finance, 3 mesi nella divisione strategia, 3 mesi nella divisione real estate e 3 mesi in procurement. Alla fine di questo periodo, in base a come mi sono trovato, in base a qual è il feedback dei vari responsabili che ho avuto, coordinatori e in base alle opportunità, si decide, uno si sposta qui, uno si sposta lì e via discorrendo. Questa è una cosa a mio avviso molto interessante che non ho visto in tante aziende in Italia ed è una cosa che vi consiglio di cercare. Young Talent o qualunque sia il nome nelle aziende. Allora, ingegneria meccanica a Napoli, complimenti Antonio, quindi alla Federico II. G chiede consigli per un neolaureato alla prima esperienza, come superare la paura di sbagliare e facci sapere, dacci qualche indicazione in più, G, Giovanni, Giovanna, Gianni, Giuseppina, sul il tipo di laurea e il tipo di paura. Sicuramente da neolaureato il grande timore è il fatto che ci si approcci per la prima volta a un mondo per il quale normalmente non si è stati preparati. Sappiamo che l'università italiana ha tanti pregi quando si parla della parte accademica o della parte teorica, ma al lato vicinanza col mondo del lavoro diciamo che ci sono delle aree di miglioramento. Per cui una delle cose da considerare quando si parla di paura di sbagliare, soprattutto da neolaureato, è che molto probabilmente non avrà un grande impatto lato carriera. Se hai 23-25 anni, hai tutti i margini di errore, cioè non c'è problema, puoi benissimo sbagliare, recuperare, ma anche lì
tecnicamente non puoi sbagliare la tua carriera, al massimo puoi imparare delle cose che non sono funzionali per il prossimo percorso e quindi farai altri passaggi. Sbagliare poi si sbaglia, cioè nel mondo del lavoro si sbaglia e chi accetta questa cosa prima sarà molto vantaggiato, soprattutto a livello psicologico. Parlavo l'altro giorno, appunto, durante una sessione di coaching con un nostro collega e spiegavo che quando faccio selezioni, io per esempio nei colloqui molto spesso chiedo di parlare degli errori. Cioè, sono tutti bravi a dire quante cose fighe hanno fatto, tutti quanti i progetti che sono andati bene, le scintille, i risultati, i fuochi d'artificio, performance, KPI e via discorrendo. Ma una domanda alla quale dovete essere pronti, perché può capitarvi, a me è capitata, è: raccontami delle volte in cui hai fallito, in cui ci sono stati degli errori e come li hai gestiti. E io ho visto persone in alcune sessioni di coaching in preparazione di colloqui, ci sono delle persone che non hanno mai considerato questo aspetto e alla prima volta che viene fatta la domanda vanno veramente in crisi e nel pallone. E immaginate il dramma se questo succede durante un colloquio, magari un colloquio importante. È impossibile che abbiate lavorato 5 anni o anche che abbiate fatto università senza che qualcosa sia andata storta. Un progetto nel quale non avete coordinato bene le risorse, avete calcolato male i tempi, problemi di collaborazione con i colleghi. Gli errori si fanno e non c'è problema. Lato carriera, dovete sapere che fate parte di un team, di un gruppo per cui difficilmente, se la cultura aziendale non è tossica, se siete una buona azienda, difficilmente gli inglesi dicono hang out to dry, no? Difficilmente rimani impiccato, ti lasciano lì, vieni comunque tutelato perché il compito del tuo manager e della tua linea di riporto è esattamente questo e c'è da imparare. Learning point, si va avanti. Se siete in un'azienda dove al primo errore vieni massacrato crocifisso e ti rompono le scatole a vita, è azienda tossica, via. Non va bene, a meno che non magari dice io voglio stare in questa azienda iperperformante, mi pagano per ammazzarsi a vicenda e voglio essere quello che sopravvive. Ok, c'è pure gente a cui piace questo stile di lavoro, a me ovviamente no, però non c'è problema, sbagliare fa parte del gioco. Antonio dice: per quanto mi riguarda ho deciso di iniziare subito la magistrale, ma al secondo anno vorrei fare un internship con tesi all'estero. Benissimo, ti consiglio anche di considerare l'ipotesi di fare la magistrale all'estero, perché no? Potrebbe essere un'opzione. Proprio qualche settimana fa stavo parlando con un ragazzo che sta studiando già da fuori sede ingegneria e allora il mio suggerimento è stato: ma perché non lo fai da fuori sede all'estero? Cioè, se devi pagare un affitto, un vivere fuori e quindi hai comunque già un delta rispetto allo stare a casa, perché non considerare che probabilmente con una cifra simile puoi fare un'esperienza di studio all'estero? Consideratela, non è un'opzione sbagliata e a mio avviso apre molto di più le porte di opzioni lavorative future, soprattutto perché vedete come le altre università si muovono. Un'azienda, cioè un'università estera, molto probabilmente, soprattutto per settori tecnici, avrà molte più interazioni con aziende e mondo del lavoro rispetto a quello che è lo standard delle università italiane. In Italia sono poche le eccellenze di università che hanno veramente interazione e ti formano veramente per il mondo del lavoro, quindi può anche essere quella una cosa importante che vi darà il famoso vantaggio competitivo più avanti. E G ora specifica ingegneria elettrica magistrale, intendo errori sul lavoro nei primi progetti assegnati. Quindi sei un collega, io sono un ingegnere elettrotecnico, come si chiamava tanti anni fa questa laurea. Allora, gli errori si fanno e come accennavo si fanno e continuerai a farli. Difficilmente ci saranno momenti in cui vieni lasciato a sviluppare un progetto di un capannone industriale, un progetto della sequenza degli interruttori o una negoziazione di un contratto da solo. Entri comunque in un'azienda, fai parte di un team, soprattutto da junior ci sarà qualcuno che ti fa da supervisore o comunque fai una parte di un progetto che viene mediamente ricontrollato e ci siamo. Cioè, va bene, non è normale da neolaureato essere lasciato solo a
fare il delivery di qualcosa, a meno che tu non decida di fare la libera professione. Allora lì se tu dici finita la laurea, mi iscrivo all'ordine degli ingegneri, faccio l'esame di abitazione, mi iscrivo all'ordine degli ingegneri e inizio a fare il mio studio di progettazione con il timbro, allora lì ovviamente sei direttamente esposto e hai anche delle responsabilità diverse. Probabilmente anche in quel caso partirai con un certo periodo in uno studio di ingegneria dove impari a capire come si muovono le cose, cosa bisogna fare, come si sviluppano i progetti e poi sarai responsabile di una minima parte. Sbagliare può capitare, l'importante è gestirla nel modo giusto, capire cosa è andato storto e via discorrendo. La responsabilità a livello professionale c'è sempre. Matteo dice: Maurizio, mi hanno incaricato uno studio di settore per una determinata zona. Vorrei capire come imposteresti tu il lavoro. Vedila come studio su un settore manifatturiero o di una determinata zona. Matteo, dipende cosa intendi per studio di settore, cioè sapere che cosa, quante aziende sono presenti, che tipo di procedimenti fanno. Ora vado un attimo a veramente high level. Prima chiarire esattamente qual è il compito assegnato, il task assegnato, perché appunto potrebbero esserci diversi output attesi, quindi è meglio sapere subito cosa ci si aspetta da questo studio. Proprio per questo motivo non aspettare, questa come regola in generale, non aspettare di aver completato tutto quanto il task per portare il prodotto finito, ma inserire dei checkpoint, e quello fa proprio parte del coinvolgimento degli stakeholders, è proprio per dire: questo è quello che sto sviluppando, mi confermi che questo è il tipo di lavoro che ti aspetti, sono queste le informazioni e questo il livello di dettaglio, perché come sapete una delle chiavi fondamentali, anzi forse non lo sapete e soprattutto se siete giovani, uno dei punti fondamentali nel lavoro è capire il nostro manager o comunque la persona con cui dobbiamo interagire per una parte del lavoro come comunica. È una persona che si concentra sui dettagli o vuole big picture? È una persona che preferisce le tabelle o preferisce i grafici? È una persona che vuole l'executive summary o vuole entrare in tutti quanti i dettagli? Perché questo determina molto il tipo di lavoro che preparate o il tipo di documento che preparate, e questo sarà fondamentale. È inutile andare da una persona come me che lavora sul big picture, quali sono i grossi parametri e quali sono le implicazioni. Non puoi venire con il dettaglio, il breakdown alla singola linea, perché per quanto possa essere corretto non è rilevante per il tipo di cosa che io mi aspetto o per quello, per il mio stile di comunicazione. Questa è una regola base di sopravvivenza su molte posizioni. Poi, appunto, se parliamo di import-export business molto alto, allora probabilmente si tratta appunto di fare un'analisi di quali sono le aziende che coprono quest'area. Se cercate online ci sono dei grafici molto interessanti su come vengono rappresentati i modus operandi delle aziende. Per esempio c'erano questi grafici, c'è una società che si chiama CB Insights, se ricordo bene. A volte sono presenti su LinkedIn e basta iscriversi e ti mandano report e cose molto interessanti anche nella versione free, e a me piace molto la loro capacità di preparare mappe per aree di business, quindi ti mettono le aziende, quali sono i parametri principali e via discorrendo. Oppure ci sono queste aziende che ti fanno il Sankey diagram, no? Quei flussi dove ti dicono queste sono le entrate in base ai blocchi, queste sono le spese e questi sono gli utili. Tutte queste tipologie di report che potete trovare online possono essere molto utili per darvi un'idea di come visualizzare le informazioni che andrete a raccogliere in quel caso. Poi un'analisi di settore, ora senza entrare troppo nel dettaglio, però sicuramente richiederà un decidere appunto che tipo di aziende sono quelle su cui vogliamo investigare, stiamo facendo un lavoro di business intelligence o no. Cioè stiamo cercando dati che sono comunque disponibili, le aziende sono disposte a condividere e quindi vanno semplicemente estratti magari anche dai report trimestrali che sono sempre presenti,
oppure stiamo cercando di capire delle dinamiche un po' più particolari, allora probabilmente dovremo analizzare come lavorano ed estrarle facendo delle assumption. Questa è una cosa un pochettino complessa. HackLab chiede: che messaggio manderesti su LinkedIn a un recruiter? Allora, dipende ovviamente di cosa stiamo parlando. Un application per una posizione specifica o quella che viene chiamata candidatura spontanea? Dici quali sono le competenze o lati distintivi più o meno conosciuti ma più significative per un lavoro in ambito economico? Questo è un punto fondamentale. Parliamo di due scenari. Uno scenario è quello del neolaureato. Ho già fatto degli esempi. Durante le sessioni di coaching mi è capitato di dover passare un bel po' di tempo a estrarre dalla vita delle persone quali sono le loro skill. Perché? Perché noi abbiamo la tendenza a vederci come studenti universitari e quindi non realizziamo che tutto ciò che è al di fuori del nostro percorso universitario fa comunque parte del nostro curriculum all'inizio. Vi ho fatto alcuni esempi, ma anche proprio ieri stavo parlando, anzi no, questa mattina stavo parlando con due persone e immaginate gente che all'interno del curriculum da neolaureato ha messo in sordina il fatto di aver generato una startup, aver tirato su una startup. Questo è fondamentale. Oppure di avere determinati progetti in open source che sono disponibili per vedere come lavorano. Oppure persone che un ragazzo è ex campione italiano di una specifica disciplina sportiva e anche lì rispetto al tuo competitor laureato puro, tu mi stai dicendo che sei una persona capace di organizzare il suo tempo, capace di parlare con gli sponsor, capace di creare un budget per le stagioni e per le competizioni, capace di negoziare, capace di gestire risorse, gestire team e via discorrendo. Per cui uno dei punti fondamentali per me è sempre: evitate di semplicemente elencare skills, perché scrivere sono bravo a lavorare in team, sono orientato al risultato e sono un buon comunicatore, non ci vuole niente a fare questo bullet point e tutti sono capaci di metterlo. Invece estrapolare queste skill dando come esempio quello che si è fatto all'interno o all'esterno della carriera universitaria sarà molto importante. Quindi quando vi presentate, o soprattutto quando siete nella preparazione del vostro profilo LinkedIn e del vostro curriculum, una cosa è dire mi piace lavorare in team, un'altra è dire per 5 anni ho gestito gruppi di scout, ho fatto volontariato, ho seguito dei progetti con delle ONG, ho avviato una startup, abbiamo lavorato in team di 7 persone, 12 persone e via discorrendo. E questo è stato il mio contributo. Quindi il più possibile essere specifici portando degli esempi su quello che si è fatto. Altro discorso, quando invece si è già lavoratori, allora magari si vuole o cambiare settore o cambiare lavoro, assicuratevi di aver ben chiara qual è stata il vostro contributo in quello che avete fatto e soprattutto quale parte della vostra esperienza è quella funzionale per la nuova posizione. Io faccio sempre distinzione tra lavoro e carriera. Il lavoro è quello che fate in questo momento, il mio job title, l'azienda è quello che l'azienda mi fa fare. Carriera è, come direbbe Mr. Rip, l'integrale di tutti questi punti di carriera, no? Quindi tutto quello che ho imparato nel lavoro precedente, in quell'altro, in quell'altro, in quell'altro, è quello che porto con me nel prossimo lavoro e determinerà la mia traiettoria di carriera. E quindi è importante che capiate quali competenze richieste per la posizione voi avete sviluppato, anche se magari avete lavorato in posizioni diverse, in aree diverse o in aziende con caratteristiche diverse. Il EST chiede: le tue esperienze in varie aziende, il work-life balance com'è stato? Che filosofia aveva l'azienda? Allora, questa è una bella domanda e devo dire che il work-life balance ovviamente è influenzato da vari settori, cioè fattori per esempio relativi al tuo momento di carriera, al tuo momento di vita, alla cultura aziendale e alla cultura anche della nazione. Io ho lavorato in Italia, in Inghilterra, in Belgio e in Svizzera, in 7 aziende diverse. Il punto qual è? Quando si è giovani, senza famiglia, soprattutto senza figli, insomma, lì c'è molta più disponibilità a lanciarsi a
dare molto, a fare l'extra mile, anche perché siamo giovani, abbiamo voglia di imparare, c'è da spaccare il mondo, c'è tantissimo da fare a destra e a sinistra, o magari abbiamo anche un tale stato confusionale rispetto alle 2000 opzioni, alle 2000 cose che si possono fare, che ci lanciamo molto. Lato puro work-life balance, allora, in Italia purtroppo a mio avviso c'è una pessima cultura lavorativa. Io ancora oggi sento di aziende o persone che stanno fino a tardi a lavorare in ufficio. Ogni tanto faccio riferimento al terribile modo di dire che per me è una delle cose proprio, cioè come veramente le unghie sulla lavagna, no? Quando ci sono quelli che vai via alle 5 e mezza, 6 e che è mezza giornata oggi, cioè questa è gente che crede ancora di vivere negli anni 70-80, quando c'erano quelli con le bretelle per essere caratteristici e personaggi, cioè questo è un modo di pensare assurdo che però, sia chiaro, vedo molto spesso in Italia. Ci sono delle situazioni lavorative nelle quali ottenere un work-life balance è molto difficile. Se per esempio sei in una società di consulenza e questa società di consulenza ti prende e ti sposta dal cliente, è molto facile che avrai, soprattutto nei periodi più critici dei progetti, avrai delle condizioni di lavoro molto molto stressanti con orari lunghi. A me è capitato tranquillamente nei periodi di certi passaggi dei progetti di stare fino alle 10-11 la sera in ufficio, ma non può essere la normalità, cioè non può essere che tu ogni giorno entri alle 9 in ufficio e vai via alle 7-8. C'è qualcosa che non va se è richiesto sempre e costantemente le 10 e più ore in ufficio. Per cui là è un attimo da capire le varie fasi. Io quello che ho sperimentato è stato, diciamo, nella parte manifatturiera, lì se vogliamo è quasi più facile rispettare gli orari proprio perché ci sono i turni. Io ovviamente non lavoravo su turni, però diciamo che i passaggi di consegne tra turni scandivano un pochettino la giornata lavorativa. In Inghilterra, per esempio, lavoravo alla Orange a Bristol e no, lì c'era il pullman che ti portava alla zona perché questa industrial district era al di fuori della città e c'era i pullman che in una fascia di 15-20 minuti il pomeriggio riportavano tutti quanti in città, per cui tutti, dall'ultimo arrivato al capo del capo del capo del capo, prendevano quei pullman. Nessuno che io ricordi andava in ufficio, in macchina per rimanere fino a tardi. Il lato Belgio, anche lì, quando, per esempio, quando fai le trasferte, lì ovviamente sfrutti le trasferte alla grande, per cui lavori tantissimo, anche quando vai a cena la sera si parla di lavoro perché stai X giorni e in quei giorni devi tirare veramente il più possibile per portare risultati. In Italia le multinazionali o le sedi di grandi aziende internazionali in Italia hanno sempre un imprinting italiano, eh? Purtroppo, cioè nel bene e nel male, ogni azienda, per quanto multinazionale, quando ha la sede in una nazione, inevitabilmente ha una sfumatura e un modus operandi relativo a quella che è la cultura della nazione, però direi che più sei in un contesto internazionale, più il work-life balance viene controllato e viene considerato seriamente, anche perché poi le aziende non amano avere problemi con le persone di stress, insomma, le aziende serie, soprattutto quelle grosse, ci fanno molta attenzione, raccolgono molto feedback e sono anche molto attente, mettono anche programmi specifici per questo. L'altro discorso poi è la componente che dipende da noi, nel senso che quando hai, come dicevo prima, le fasi della carriera, ci sono dei momenti in cui io adesso sono dirigente, ho le mie responsabilità, è chiaro che possono anche finire, diciamo, alle 5-6 le giornate lavorative, ma è chiaro che se ci dovesse essere qualcosa da fare, non esiste sabato o domenica, non perché deve succedere o qualcuno te lo chieda, ma magari perché tu sai che hai delle responsabilità, allora preferisci dedicarti. Oppure durante le vacanze, una delle cose che ho imparato è che se sei in ferie per 1, 2, 3 settimane, è molto meglio dedicare 30 minuti al giorno a controllare le mail giusto per
tackle quelle più importanti per verificare se è successo qualcosa, è molto meno stressante rispetto al tenere il cellulare spento perché sono in ferie e riaccenderlo dopo 2 o 3 settimane e trovare un backlog di 200 mail di cui 10 erano importantissime, stressanti e strategiche. Poi, di nuovo, a certi livelli il cellulare comunque non lo spegni anche in vacanza in caso di emergenza, però nelle grandi aziende vengono molto rispettate le vacanze, cioè ci sono persone nei periodi di vacanza veramente non vedi mail girare o comunque ti rispettano. Addirittura ho visto, e anche a me è capitato di fare il join a una call quando ero in ferie e mi hanno detto no, mo esci. Quindi sì, ci si sta attenti. Sarò il futuro concorrente di Mr. Rip, lo supererò e diventerò più milionario di lui. Allora, Giorgio è un amico ed è lui che mi ha instradato verso la finanza personale. Io sono già milionario, purtroppo non in euro. Ho scoperto che è molto più facile diventare milionario in rubli e quindi d'ora in poi tutti quanti i miei calcoli sul net worth li farò in rubli e sarà molto più soddisfacente il risultato a fine mese. Ah, eccolo Giorgio, bravo. Beh, sai Giorgio, io non ho 3 figlie, però ho una figlia e 4 avvocati, per cui a livello di impatto economico parliamone. Grande Giorgio. Sai, voi sapete che io faccio le live dalle 8:30 alle 9:30, alle 9:30 stacco tutto perché entra in live Mr. Rip e quindi Ubi Maior quasi sbaracca tutto, stacco la libreria, smonto le pareti e cose perché entra in live Giorgio. Allora, Alberto, alla fine hai fatto il test di Ray Dalio. Sì, allora ci sono un paio di test molto interessanti. C'è quello di Ray Dalio, simpatico anche perché lui poi ha una bella narrativa dietro alle varie skill. Io, come dicevo, il test che a me ha cambiato molto è quello Gallup, è a pagamento, però mi ha dato delle belle informazioni per la mia carriera e per il capire come lavoro al meglio. Su quello avevo fatto già un video, però probabilmente merita un refresh. Allora, mi dici come sei passato dal mindset universitario? Faccio tutto per me, al mindset lavorativo, faccio per l'azienda in primis e poi eventualmente per aumentare le mie. Allora, Giorgio, diventeranno prima maggiorenni le tue figlie o mi libererò prima dei miei avvocati? Questa poi ne parliamo offline, ma non lo darei per scontato il risultato, perché una cosa è chiudere i capitoli legali, un'altra è risolvere le interazioni. Quindi una volta un avvocato mi ha detto, ingegnere, lei non la smetterà mai perché se la controparte è così passerà una vita a discutere e tutto. Allora, Domenico, il discorso del il mindset universitario, mindset lavorativo aziendale. Allora, ci sono, a mio avviso, 2 passaggi importanti. L'università è l'università. L'università è formazione, c'è qualcosa che devi acquisire, ti viene trasferita e tutto. Quando passi al mondo del lavoro, comunque fai uno switch perché sei in una fase completamente diversa della vita. E il punto fondamentale qual è, a mio avviso? Io l'ho vissuto, una delle cose che dico sempre non è che le cose che condivido qui le sapevo a 25 anni, ma magari ho fatto un mare di cavolate e continuo a farne, però direi che il cambio in certe impostazioni nel mio stile di lavoro è avvenuto tra i 37 e i 40 anni. Quindi già con un po' di esperienza lavorativa alle spalle, un po' di cicatrici, un po' di soddisfazioni, cicatrici e medaglie, direi. Il passaggio al iniziare a ragionare come azienda è, per esempio, obbligatorio quando diventi manager o comunque hai delle responsabilità di altre risorse. Quando inizi a gestire altre risorse è come se iniziassi a lavorare quel giorno. Tu puoi avere 10-15 anni di esperienza, il giorno in cui ti dicono tu da oggi sei team leader, sei manager, hai questi direct reports, è come se stessi iniziando a lavorare quel giorno. È tutto un set di skill, di operatività e di mindset completamente diverso che non hai sviluppato nel lavoro precedente. Il discorso del pensare come un'azienda, attenzione, è diverso cioè io non lo faccio per l'azienda e poi per aumentare le mie skill. Io devo pensare come l'azienda perché io rappresento l'azienda e questo comunque
fa parte del mio arricchimento per quanto riguarda la carriera. Cioè, quando ci sono delle problematiche, se uno rimane chiuso nella contrapposizione, ah, io loro, ah, il manager cattivo, ah, quelli mi stanno fregando, ah, quelli mi stanno spremendo e via discorrendo, non ne esci facilmente, eh. Si possono creare delle dinamiche molto molto deleterie sul medio-lungo termine. Quando invece io parlo del ragionare come azienda, non sto dicendo che bello come siamo felici, è tutto rose e fiori, honeymoon e via discorrendo, ma sto parlando del fatto che quello che avviene, cercate di pensare il perché è necessario a livello aziendale, quali sono gli aspetti, gli impatti e via discorrendo. Cioè, immaginate di rappresentare la vostra azienda all'esterno, di parlare con qualcuno all'esterno, oppure voi rappresentate per contratto la vostra azienda se siete manager e quindi avete dei direct reports, e allora inizierete a capire che determinati passaggi non sono lì perché qualcuno ha deciso di rendere impossibile la vita alle persone, non c'è niente di meglio da fare che sovraccaricare oppure ridurre il budget e via discorrendo, ma magari l'azienda ha dei problemi, quindi deve risultare che sta facendo delle performance migliori. Per le performance migliori c'è bisogno anche di ridurre determinati costi e questo implica che quello che si faceva prima con 10 bisogna imparare a farlo con 7 e quindi c'è tutta una catena di stress sul management fino al mio punto. Quindi non parlo di sacrificarsi e farlo per l'azienda, comunque lo faccio per me, ma proprio perché lo voglio fare per me, voglio che Maurizio inizi a ragionare come azienda, come pezzetto di un'azienda, perché quello, a mio avviso, è uno dei punti che ci fa crescere maggiormente. Proprio negli ultimi giorni stavo parlando durante una sessione di coaching con un collega che si chiedeva come migliorare per poter saltare e io gli spiegavo uno dei punti fondamentali per lavorare bene con una buona progettualità è iniziare a gestire la mia professionalità o il team all'interno del quale sto lavorando come se fosse un'azienda indipendente. Cioè, pensate allo switch mentale, se iniziate a pensare il mio team di 5 persone, penso che stia lavorando come un'azienda, cioè il suo costo a livello di stipendi, a livello di risorse, a livello di software, a livello di qualunque risorsa stiate utilizzando a seconda del lavoro che fate, deve essere ovviamente minore del beneficio che porta l'azienda. Cioè, paradossalmente, lo scenario migliore sarebbe quello in cui dopo 10 anni arriva McKinsey, Accenture o qualunque azienda a dire: cara azienda, mi ritagli e mi vendi questa tua business unit perché la voglio operare come un'azienda indipendente, perché vedo che entra 5 ed esce 10. Quello è il mindset quasi imprenditoriale. E lo stesso vale per voi, cioè voi siete imprenditori della vostra azienda personale. Quindi il Maurizio all'interno dell'azienda si deve creare un brand, deve produrre più di quello che costa, deve portare dei risultati, deve fare determinate cose e tutto quello che imparo dal mio cliente di oggi, dal progetto di oggi, mi servirà per il prossimo cliente, per il prossimo progetto, per la prossima candidatura. E quindi è quello lo switch del quale parlo. Non parlo di ah, che bello, vieni azienda, flagellami perché qualunque cosa succede va benissimo perché devo ragionare alla tua azienda. No, no, dovete ragionare come un'azienda, ovviamente nello specifico l'azienda in cui state lavorando, e entrare in quel tipo di meccanismo. Quali sono le 3 cose più importanti che avresti dovuto sapere prima del tuo primo lavoro? E quando sei diventato manager, quali sono le cose più importanti che hai imparato che non avresti pensato di imparare? Le 3 cose più importanti prima del mio primo lavoro, sicuramente l'importanza del network. Io non ho fatto network con progettualità all'università, per esempio. Stiamo parlando ovviamente di anni in cui non esisteva LinkedIn, non c'era internet come lo conoscete oggi, per cui era tutto quanto molto più complicato, però direi che avrei voluto sapere prima l'importanza del rimanere in contatto con le persone. Dei 70 colleghi dell'università di ingegneria elettrotecnica del mio anno e degli altri 50-100 con cui interagivo di facoltà diverse o di corsi di laurea diversi all'interno di ingegneria,
Quelli con cui sono diventato amico ho continuato a mantenere i contatti, ma non ho mai creato un network finalizzato alla parte professionale per tutti. Quello non avevo capito l'importanza della parte networking all'inizio, non avevo capito l'importanza dell'analisi finanziaria sia della parte lavorativa che soprattutto della finanza personale, ed è quello uno dei motivi per cui io nel canale tratto anche di finanza personale, perché non c'è niente di peggio che dopo 10 anni di lavoro girarsi e dov'è? E capita, a me è capitato, vi assicuro, ed è brutto. E forse il terzo punto, l'importanza di avere un'impostazione professionale dall'inizio. È molto facile quando si inizia a lavorare avere un approccio da amici a livello di goliardia e tutto quanto, che va bene nel mondo universitario. Quando ci si sposta nel mondo lavorativo bisogna fare un attimo attenzione, perché le dinamiche sono un attimo diverse, quindi capire quali sono le dinamiche è una cosa che avrei voluto imparare prima. Quando sono diventato manager, quali sono le cose più importanti che ho imparato e che non avrei pensato di imparare? Allora, sicuramente l'importanza della comunicazione. Io come ingegnere nasco con il c'è questo da fare, meglio lo fai, meglio è. No, come dicono alcuni imprenditori, puoi avere il miglior prodotto, se poi manca la capacità di valorizzarlo, venderlo, far sapere che esiste tutto, è un grosso problema. Non capivo quanto fosse importante lo stakeholders management, semplicemente perché non avevo idea di che cosa fosse, e quindi questa skill di tenere le persone coinvolte, capire soprattutto chi è chi in un'azienda. Forse questo fa anche parte del set di risposte al primo lavoro, capire quali sono i pezzi dell'azienda. Io sono in procurement, ok, ma che cosa fanno quelli del planning, cosa fanno quelli di production, cosa fanno quelli di engineering, cosa fanno quelli di procurement? Avrei avuto molte opportunità di imparare più di quello che conoscevo dell'azienda, e quello devo dire che prima inizi a capirlo più ti aiuta nelle dinamiche aziendali. E lato manager sicuramente anche la parte del public speaking, del saper comunicare, quello a cui accennavamo prima, no? Dal che tipo di comunicazione usare con chi, al come organizzare i dati in una certa maniera, al come assicurarsi che i passaggi veicolino il messaggio giusto e via discorrendo. Insomma, una serie di punti molto interessanti che si apprendono sul lavoro e che, a mio avviso, molto difficilmente vengono sviluppati durante un percorso accademico standard. Per sviluppare determinate cose devi farti veramente la tua laurea internazionale con progetti, presentazioni, collaborazioni, corsi di lingue e via discorrendo. AI chiede, nel caso in cui l'azienda non paghi corsi, lauree, master né altro, c'è qualcosa di alternativo che consigli per chi vuole un pezzo di carta svizzero internazionale senza sborsare troppo? Mm. Allora, sì, non tutte le aziende pagano, anzi vi assicuro che negli ultimi anni è molto molto difficile avere una formazione di alto livello pagata. Trovare l'azienda oggi disponibile a pagarti un MBA, un Executive MBA è davvero difficile. Se ti va bene trovi l'azienda che è capace di darti tempo, ti permette di prendere i weekend lunghi, ti permette di avere flessibilità sul contratto e via discorrendo. Il punto fondamentale è quando si vuole fare formazione aggiuntiva, allora prima cosa considerate, perché l'azienda probabilmente ha delle dinamiche che ti permettono comunque di fare formazione. Io consiglio molto, anzi questo è stato proprio un consiglio che mi è stato dato. A un certo punto avevo intenzione di investire in un Executive MBA. La prima volta quando ero in Toyota in Belgio, avevo fatto l'application, l'avevo superata anche per andare alla Erasmus Business School di Rotterdam per fare un Executive MBA, stiamo parlando di fine 2006. Poi non l'ho fatto perché ho avuto un'offerta da dirigente in American Express, quindi ovviamente sono passato direttamente lì. Però poi, siccome a me l'idea dello studiare in un ambiente dinamico e tutto piace molto, avevo qualche anno fa riconsiderato anche l'opzione e avevo puntato a fare un MBA alla IMD di Losanna. Per chi non lo sapesse, ho vissuto 8 anni in Svizzera, quindi ero a Basilea, e le due business school importanti in Svizzera sono St. Gallen e l'IMD di Losanna. Avevo scartato quella di St. Gallen perché è molto forte per il network svizzero, fortissima, però molto tedesca.
per cui anche nella presentazione del master internazionale io ero l'unico non nativo tedesco, e quindi anche in quel caso dopo la presentazione in inglese, diciamo, tutto il momento di networking era in tedesco. L'IMD invece è esattamente l'opposto. Però questo volevo dire che quando stavo considerando questa ipotesi, che avrebbe implicato uno sborso molto importante a livello economico e anche a livello di tempo, mi è stata detta una cosa importante: guarda che probabilmente invece di per 1 o 2 anni sacrificare 4 ore al giorno per studiare per fare questo, se investi le stesse ore in azienda, partecipando a più progetti, lavorando più solo e tutto, avrai un track record e dei risultati e una learning curve che sono molto molto paragonabili a quelle di un master, se non migliori. Quindi questo era un punto. L'altro discorso è: se volete investire in formazione più formale, accademica e tutto, assicuratevi di fare un investimento che abbia davvero senso, cioè non andate in giro a fare i collezionatori di francobolli con tantissimi certificati di cui non avete verificato la validità. Piuttosto, se siete interessati in un'area specifica, cercate di capire chi lavora in quell'area, se riconosce quel certificato, chi altro l'ha fatto, vedete chi voi volete diventare CFO in un'azienda, vedete i CFO su LinkedIn che tipo di formazione hanno fatto. Io ho fatto un video in cui analizzavamo l'ingegnere che lavora in Apple Car dalla Lamborghini, passato da Lamborghini, e avevo fatto vedere come da un profilo LinkedIn comunque si può iniziare a capire che tipo di percorso, che tipo di certificati, scuole e via discorrendo. Per cui questi sono i punti, cioè o avete disponibilità, ma non soltanto economica, soprattutto di tempo ed energia, di fare pura formazione accademica, serve per il network, sì, no, ci sono vari pro e contro a riguardo, però il discorso di imparare in azienda, on the job, quindi facendo cose anche lontane da quello che fate oggi, può essere una buona maniera per acquisire skill, diciamo, gratuitamente. Come ti sei trovato a gestire i rapporti di amicizia con i membri di un team da te gestito? Io su questo punto mi sono scottato un po' nel passaggio da collega a manager. Sicuramente è molto delicato, e tra l'altro questa è una delle sfide di cui parla Watkins nel libro La tua prossima mossa. Ci sono nazioni dove questo è automaticamente regolamentato dalle situazioni sociali. In Giappone, per chi non lo sapesse, il Giappone è veramente classista e suddiviso per livelli, cioè io sono a questo livello in azienda, mia moglie o mio marito può uscire soltanto con i partner del mio livello, se vengo promosso la moglie o il marito potrà soltanto frequentare quelle persone lì. Non so se siete mai andati in una spiaggia dei militari, gli ombrelloni sono in base al grado, cioè qui c'è il sottotenente di vascello, il guardiamarina è il sottotenente di vascello, l'ammiraglio è lì e l'ammiraglio non c'ha l'ombrellone vicino al guardiamarina, no? Diciamo, queste sono le cose importanti. Allora, su quello bisogna fare molta attenzione, perché quando si viene promossi all'interno del team non sempre viene gestita bene la cosa e non sempre gli ex colleghi la vedono di buon occhio. Può creare molti risentimenti o delle dinamiche spiacevoli, per cui bisogna fare molta attenzione. Io ho visto persone, quando ero non manager, avevo visto il mio manager defilarsi lentamente anche dagli eventi sociali, e a quel tempo dicevo: però cavolo, ma vedi, mo, siccome manager che fa non viene più a fare le pizze, le birre, e poi ho capito, sì, effettivamente ha senso, perché ci deve essere anche il momento in cui puoi sparlarne, commentare e tutto quanto. E a me non è capitato di avere gestione di passaggi proprio all'interno dell'azienda, passare a quello, però l'ho visto succedere molte volte, e anche appunto fa riferimento a quello che dicevo prima: siete in azienda, quindi sì, alcuni diventeranno amici. Io ho dei carissimi amici che sono ex colleghi, anche di 15-20 anni fa, però sono veramente 3, 4, 5 sui centinaia con cui ho avuto a che fare. Non confondere mai i livelli. I vecchi dicevano: troppa intimità genera disprezzo. Non partite a guardia bassa a trattare un collega come un amico di vecchia data solo perché ci passate tantissime ore insieme, e questo aiuta nel caso di passaggi di quel genere. Alberto dice: Executive Education più Work Experience più LinkedIn
maggiore di un MBA. Sì, l'MBA fa parte dell'Executive Education, però io sono convinto che rispetto al vaniglia curriculum dell'MBA classico, l'Executive MBA, probabilmente, come accennato anche in alcuni altri video, potrebbe aver senso valutare Executive Education fatta sempre nelle business school, però più mirata al vostro settore. Cioè, se io sono uno che vuol fare carriera nell'IT, probabilmente un corso di 2 settimane o di 5 giorni da 5-10 mila euro in una business school dove si parla di digital transformation, fatta bene ovviamente, probabilmente mi darà molto di più rispetto a farmi l'MBA classico che ha un ventaglio di cose interessantissime, fighissime, però magari che non fitta perfettamente per me. Una cosa che vi consiglio, io l'ho fatto ed è veramente bello, è andare sia agli open day delle business school nel caso foste interessati, sia partecipare, cioè loro permettono, se uno è interessato, ti permettono di partecipare a una giornata, quindi tu vai là in classe e vi assicuro che sono fighissime perché trovi gente in gambissima, professori che sono degli animali da palcoscenico bravissimi nello spiegare, se è lì che si discutono il business case, tu ovviamente devi stare zitto, cioè devi stare defilato quando ascolti la lezione, però quando ci sono gli esercizi non è che ti inserisci perché loro ovviamente hanno già dei gruppi, e lo dico con cognizione di causa perché io invece mi sono lanciato, cioè mi giravo e lavoravo con loro, però ovviamente non si dovrebbe fare. Però quando siete lì vedete proprio l'energia, il tipo di persone, il tipo di attività che si fa all'interno della business school ed è molto molto stimolante, però è molto costoso in termini di denaro, di energia e tutto, per cui fate attenzione in questo mix. Benissimo, ragazzi, anche oggi l'ora è letteralmente volata. Sono contento, grazie delle domande, mi ero segnato alcuni punti, li terrò per la prossima live che cerco sempre di tenere il martedì. Vi ricordo che il sabato uscirà il prossimo video, sto facendo dei video anche interessanti perché mi piace fare delle reaction a dei video che mi state segnalando, me ne è stato segnalato un altro sulla inutilità del middle management nelle aziende, era un video simpatico, farò una delle mie boomer reaction. Nel frattempo vi ricordo anche che se serve io sto comunque strutturando questi percorsi di consulenza di carriera o comunque per altre domande, per qualunque chiarimento mi potete scrivere, la mia mail è maurizio@mistermanager.it. Grazie ancora per la live, vedo siamo stati 15-20 persone per tutta la live. Ci rivediamo nelle prossime e grazie mille, buona serata a tutti e a presto. Ciao!